Ciao a tutti e bentornati su Segreti Turchi. Oggi vi portiamo dentro una storia che ha stregato milioni di persone, una narrazione fatta di sguardi, silenzi e scelte difficili che ha attraversato gli schermi per arrivare dritte al cuore. Se amate le serie turche, le passioni incendiarie e il fascino discreto delle vite delle star, preparatevi, ripercorreremo i momenti chiave di un legame che, tra voci, desideri e realtà, non ha smesso di far parlare di sé. E prima di cominciare, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi, è il modo migliore per non perdere i prossimi racconti e per sostenere il nostro lavoro qui su Segreti Turchi. Pronti? Entriamo in questa storia, passo dopo passo. Tutto inizia come nelle fiabe moderne, luci del set, macchine da presa, un copione che sembra scritto per catturare non solo la trama, ma anche l'aria che si respira quando due destini si sfiorano. AK e Aknotsu ed Ebru Sain si incontrano su un set diventato presto luogo di culto, Erkai. Lì, in mezzo ai paesaggi di Mardin e alle case di pietra di Midyat, la loro alchimia davanti agli obiettivi diventa immediatamente innegabile. Sono Miran e Rayyan nelle scene, un amore che lotta contro tutto, ma fuori campo ogni dettaglio, un sorriso rubato, una pausa condivisa tra una ripresa e l'altra comincia a sembrare più intenso di una semplice routine professionale. Non serve molto perché gli sguardi più attenti captino un'intesa che pare superare la finzione. Le voci iniziano a serpeggiare nella maniera più prevedibile eppure sempre sorprendente, indiscrezioni, sussurri sui corridoi dei teatri, un avvistamento in un caffè, i social che improvvisamente si riempiono di montaggi, fan edit e commenti febbrili. AKE, con quel carisma quieto che lo ha reso un'icona, e Ebru, elegante, atletica e luminosa, vengono subito percepiti come la coppia perfetta che tutti desiderano vedere anche lontano dalle luci. I primi scatti insieme in occasioni pubbliche scatenano una marea di interpretazioni. Nessuna dichiarazione plateale, niente proclami, prudenza e riservo sono la regola, ma proprio per questo ogni gesto pesa il doppio. Per i fan, la magia di Erkai sembra essersi riversata nella vita, come se il confine tra scena e realtà si fosse fatto sottile come una tenda mossa da un soffio di vento. Giorno dopo giorno, l'immagine che si disegna è quella di due giovani al culmine del successo, impegnati a sostenersi e a esultare l'uno per le conquiste dell'altra. Premi, red carpet, interviste, quando compaiono vicini, l'attenzione si fa palpabile. Sono i volti di una Turchia contemporanea che sogna in grande, portando lo stile e la sensibilità del paese oltre i confini. Le copertine si susseguono, i programmi di intrattenimento analizzano ogni comparsa, mentre le comunità online si organizzano in vere e proprie squadre di sentinelle del cuore. Non è solo infatuazione mediatica, è partecipazione emotiva. Molti vedono in loro il riflesso di una speranza, di una fiducia romantica che conquista proprio perché si mostra, almeno all'inizio, senza incrinature. Poi, inevitabile come un cambio di stagione, arriva il contraccolpo. La fama racconta ma chiede il conto, e il conto è salato. Orari impossibili, set lontani, contratti serrati, invadenza della curiosità collettiva. Quando ogni passo viene setacciato, anche il silenzio diventa un messaggio da decifrare. E così nascono i primi sospetti, meno foto insieme, frasi vaghe in un'intervista, apparizioni separate in eventi che prima li vedevano inseparabili. I blog di gossip si accendono, i titoli promettono rivelazioni, si allude a divergenze di carattere e a incomprensioni cresciute nell'ombra delle agende piene. Qualcuno spinge oltre, sussurrando ipotesi che non trovano mai conferma. Sono supposizioni, eppure il solo fatto che vengano pronunciate basta a insinuare dubbi. Il momento più duro di questa fase arriva quando si sussurra con insistenza di una pausa. La parola è breve, ma la sua eco è lunghissima. Per chi li ha seguiti fin dagli inizi, suona come un brusco risveglio. Possibile che quel legame, così forte allo sguardo del pubblico, stia facendo fatica a reggere la pressione? Le pagine fan si riempiono di messaggi di sostegno e di interrogativi, mentre ogni comparsa separata di AKE ed Ebru viene messa sotto la lente. È un tempo di attesa febbrile, di ipotesi incrociate, di commenti che cercano significati in dettagli infinitesimali, un like, una frase condivisa in una storia,
un viaggio improvviso. La verità, come spesso accade, sembra più complessa di qualunque titolo. Dietro ci sono due persone che cercano un equilibrio, provando a proteggere ciò che conta dagli sguardi insistenti. Durante questo periodo, entrambi convogliano energie nel lavoro. Ebru si rimette al centro della scena con scelte coraggiose, interpretando ruoli che scavano in profondità e che confermano la sua versatilità, set impegnativi, nuove sfide, progetti internazionali che la portano a misurarsi con pubblici diversi. La sua immagine diventa simbolo di forza gentile, e ogni sua apparizione porta con sé una sicurezza conquistata con disciplina e talento. HE, dal canto suo, alterna l'intensità televisiva a incursioni cinematografiche, esplorando registri differenti e sorprendendo chi si aspettava un percorso lineare. Ricerca, studio, trasformazioni fisiche e interiori, la sua presenza rimane magnetica, e il pubblico lo segue, curioso di scoprire fino a dove potrà spingersi. In mezzo a tutto questo, resiste, almeno secondo molti, una stima reciproca che nessuna distanza scalfisce. Nelle parole misurate rilasciate nelle interviste, più di una volta si avverte il tono di chi conosce il valore dell'altro e lo rispetta. E proprio quando la storia sembra destinata a restare sospesa in quell'incertezza, ecco il colpo di scena che riaccende tutto. Cominciano a circolare segnali di riavvicinamento, spuntano scatti fugaci, catturati in contesti privati, frasi condivise online che non si rimandano esplicitamente, ma suonano come pezzi di un dialogo. Un'energia nuova quando capita di vederli nello stesso ambiente. Nulla di plateale, nulla di ostentato, è come se avessero scelto la discrezione come regola d'oro, preferendo custodire il loro spazio anziché offrirlo in pasto all'ansia collettiva. Ai fan più attenti, però, non sfugge la differenza, quell'alchimia che un tempo abbagliava sembra ora più raccolta, più matura, come se il sentimento, qualunque nome gli si voglia dare, avesse smesso di cercare l'approvazione degli altri per concentrarsi sul proprio battito. Le apparizioni congiunte diventano rare, ma quando accadono hanno un'aura diversa. HE ed Ebru non cercano il centro della scena a tutti i costi, non hanno bisogno di dimostrare. Il loro modo di stare vicini suggerisce una nuova grammatica fatta di rispetto, calma e piccole intese. C'è chi parla di riconciliazione. Chi preferisce definire tutto questo una continuità ritrovata nella forma che più li protegge. Comunque la si voglia vedere, l'impressione diffusa è che abbiano stabilito confini sani, scegliendo di costruire lontano dalla frenesia. Dopotutto, se c'è una cosa che questa storia ha insegnato, è che i sentimenti autentici non hanno fretta né bisogno di rumore. E perché questa vicenda continua a incantare? Forse perché racchiude tutte le oscillazioni che ognuno, almeno una volta, ha provato, l'esaltazione dell'inizio, la paura che qualcosa si incrini, il tempo sospeso delle domande, il sollievo di una vicinanza ritrovata. In loro, il pubblico ha riconosciuto un riflesso, non personaggi immacolati, ma persone alle prese con ciò che la vita reale impone anche quando si vive sotto i riflettori. Le comunità online hanno accompagnato ogni passaggio. Hanno festeggiato, sofferto, difeso, hanno preso posizione e poi sono tornate a sperare. In questo senso, i fan non sono stati solo spettatori, ma coprotagonisti emotivi, il coro che ha tenuto viva la storia anche quando i protagonisti sceglievano il silenzio. L'impatto culturale è innegabile. Erkai non è stata soltanto una serie, è diventata un fenomeno capace di spostare confini. Ha portato migliaia di persone a scoprire luoghi, suoni, usi di un territorio. Ha acceso discussioni sull'amore che resiste, sulla famiglia, sul destino. La potenza di Miran e Reian ha travalicato lo schermo, e il fatto che HE ed Ebru fossero associati a quell'intensità ha alimentato l'immaginario di chi cercava nelle loro vite reali una traccia della magia vista in TV. Gli stili, le scelte, perfino i silenzi sono stati interpretati come indizi di una narrazione più ampia. È così che si diventa icone, non perché si fa tutto alla luce del sole, ma perché si lascia una scia che gli altri continuano a seguire. Oggi, se c'è un tratto che sembra definire questo legame più di ogni altro, è la cura con cui viene custodito. Le parole sono poche, pesate, ma i gesti, quando affiorano, parlano di un equilibrio costruito con pazienza.
Le ultime apparizioni e i cenni discreti in alcune interviste fanno pensare a un rapporto solido, fondato su rispetto e consapevolezza delle difficoltà di chi vive costantemente osservato. Non serve più alimentare il chiacchiericcio, basta esserci l'uno per l'altra nei momenti che contano, lontano da chi misura tutto in click e visualizzazioni. È probabile che abbiano imparato ciò che conta davvero, difendere la propria intimità, scegliere con attenzione cosa condividere e proteggere il resto. Se rileggete questa storia dall'inizio, la troverete intatta nella sua essenza, un incontro che sembra destinato, una salita vertiginosa, una tempesta, e poi un ritorno alla calma. Non l'assenza di ostacoli, ma la loro trasformazione in qualcosa che fortifica. Ecco perché, al di là delle definizioni, rimane una testimonianza potente. Anche nel pieno del ciclone mediatico, si può scegliere di essere più grandi della tempesta, di non farsi definire dalla versione urlata di sé. AK e Aknotsu e Debrusain, con il loro percorso vissuto tra set, sogni e attese, lo ricordano a chi li segue. Non c'è storia d'amore, di amicizia o di complicità che non debba imparare l'arte della resilienza. In chiusura, la domanda che vi facciamo è semplice e, al tempo stesso, enorme. Cosa vi affascina di più di questo legame? Credete nelle seconde possibilità, nei ritorni che non sono passi indietro ma nuovi inizi? Raccontatecelo nei commenti, qui su Segreti Turchi leggiamo tutto e parliamo con voi, perché questa comunità esiste proprio grazie alla vostra passione. Se questo viaggio nel cuore di una storia tanto amata vi è piaciuto, mettete un like, condividetelo con chi stravede per le serie turche e, soprattutto, iscrivetevi al canale. Abbiamo ancora molto da scoprire insieme. E per ora ci fermiamo qui, lasciandovi con l'immagine di due persone che, sotto le luci più intense, hanno scelto la via più difficile, quella dell'autenticità.